Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2023. Vediamo un po' che carte abbiamo per il Toro. Abbiamo l'appeso e il bagatto. Wow! Ho come la sensazione che per molte persone sarà un periodo dove, come vi posso dire, farete dei programmi, cercherete di capire qual è il vostro obiettivo di vita, qual è il vostro scopo anche per qualcuno di vita. La carta del bagatto è una carta di manifestazione di nuovi inizi, mentre la carta dell'appeso è diciamo, ha un'energia che vi dà la possibilità di vedere le cose anche da un altro punto di vista. È una carta, in realtà è una bella carta perché vi dice che è un po' come ehm, il lasciare andare certe cose del passato. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse proprio risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, è proprio una guida. Trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione che riguarda gli abbonamenti e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, la prima linea ragazzi riguarda la crescita spirituale del secondo semestre del 2023. La seconda linea che vedremo poi dopo è per l'amore e gli affetti, la terza linea per il lavoro e l'economia e l'ultima linea sono poi dei consigli aggiuntivi. Allora, iniziamo con un 9 di bastoni al contrario, un 2 di coppe, un cavaliere di spade, un re di pentacoli e un 2 di spade, ragazzi. Allora, sento che nella seconda parte del 2023, come già vi accennavo qui con la carta dell'appeso, vi ho detto che c'era come qualche cosa da lasciare indietro, no? E partiamo con un 9 di bastoni. Ho la sensazione che quello che dobbiate lasciare indietro siano delle strutture, delle barriere, dei paletti che vi siete messi fino a questo momento di vita o probabilmente sono paletti o regole di vita che vi sono state insegnate, chissà magari dai genitori piuttosto che dagli educatori, a scuola, dall'insegnante sportivo, per esempio. È come se ci fosse una sorta di necessità di rendere flessibili certi vostri atteggiamenti. È un po' come il riuscire a trovare un giusto compromesso, una giusta via di mezzo. Sapete, quando le persone sono tanto rigide, fanno fatica poi sì, a cambiare le regole, diventare più flessibili e questo alle volte, insomma, ehm, ci fa creare dei problemi che in realtà non esistono. È come entrare in tensione perché le cose non vanno come voi volete. Qui si tratta un po' di lasciar fluire, di cercare appunto quello che è un giusto compromesso con questo 2 di coppe. Devo dire che ehm, il cavaliere di spade e il re di pentacoli mi danno la sensazione che abbiate bisogno di puntare un obiettivo. Qui avete anche il bagatto. Il bagatto è è un inizio, è la carta dell'alchimista, è colui che trasforma la materia densa, pesante, in materia buona, di qualità, leggera. E qui è un po' come se vi dicessero andate dritto per la vostra strada, puntate un obiettivo e con determinazione, cercate di appunto
lavorare il più possibile su quello che è la vostra capacità di aprire il cuore, di essere generosi, di scendere a compromessi, di capire gli altri, di... È come se foste invitati nella prima parte, scusate, nella seconda parte del 2023 a rivalutare il vostro modo di pensare, il vostro modo di agire nei confronti un po' di tutti in realtà. È come il, ok, tolgo queste barriere, destrutturo, abbasso quelle che sono anche i muri che io ho messo per difendermi, per aprire il cuore, per andare verso gli altri, per cercare di... Mi viene proprio da dire condividere la mia abbondanza, perché vi sento come persone molto abbondanti, avete comunque un re di pentacoli, ok? E il re di pentacoli è proprio quella persona che aiuta gli altri, che è generoso, che non deve essere per forza necessariamente un aiuto di tipo economico, anche se è un re di pentacoli, può anche semplicemente magari essere che una persona abbia bisogno del vostro sostegno, anche solo morale, e voi siate lì con lei quando ne ha bisogno. Molte volte non è importante fare, ma è più importante esserci. Semplicemente con la vostra presenza si può far capire che siete lì per qualcuno. Ho come questa sensazione. E poi terminiamo con un 2 di spade, ragazzi. Mm, la carta dell'appeso è sempre quella carta che vi dice che bisogna lasciarsi indietro qualche cosa. E con questo 2 di spade arriverà il momento in cui dovrete decidere che cosa lasciare indietro. Perché può essere che qualche tipo di paletto sia utile effettivamente, qualche barriera, le barriere difensive servono, è giusto metterle, ma io credo che sia giusto sapere con chi e quando saperle abbassare. Cioè non avere le barriere in alto con tutti indistintamente, ma capire con chi devo alzarle e con chi invece posso abbassarle. Però questo è proprio quello che andrete con questo 2 di coppe a lavorare in questi 6 mesi. Ok, andiamo a vedere per quello che riguarda la parte delle relazioni e degli affetti. Ok, allora abbiamo un fante di pentacoli, un 7 di bastoni, un 10 di pentacoli, un 6 di coppe e un 6 di spade al contrario. Mm. Dunque ragazzi, devo dire che nella vostra situazione affettiva in generale partiamo con questo fante di pentacoli e vi dico che potrebbe fare riferimento a qualche novità proprio da un punto di vista più familiare che come relazione di coppia. Potrebbe essere, chi lo sa, per qualcuno una nuova azienda, sento, familiare. Magari per qualcuno potrebbe essere un figlio, quindi una questione affettiva che coinvolge un progetto magari anche lavorativo. Per qualcuno è un viaggio, per qualcuno è un camping, un campus, qualche cosa di... sì, fatto per i ragazzi. Non è solo una colonia, è proprio, sapete tipo quei campi estivi dove i ragazzi imparano tante cose? Ho come la sensazione che potrebbe essere un viaggio su quello stile o un progetto su quello stile, se per voi, per esempio, non fosse l'azienda familiare. Però c'è qualche tipo di nuovo inizio a livello di famiglia. C'è anche un 7 di bastoni, ragazzi, quindi qui ho l'idea che qualche scaramuccia, qualche piccola tensione potrebbe esserci. Vi dico, vedendo questo 9 di bastoni di partenza, ho come la sensazione che siate un po' voi a essere sulla difensiva, appunto. È quello che sarete portati a imparare nella seconda parte del 2023 a livello spirituale, abbassare un pochettino le barriere. E vi devo dire che secondo me proprio a livello delle relazioni e vi dirò che potrebbe essere soprattutto di coppia, che siete un po' spinosi. Vi trovo un po', come dire, sapete, puntate un po' troppo l'indice verso l'altro.
come la sensazione che ci siano potenziali recriminazioni. A parte questo dettaglio, che comunque non è niente di... per adesso insomma non vedo niente di scandaloso, comunque c'è un bellissimo 10 di pentacoli e un 6 di pentacoli, ragazzi. Quindi qui ho come la sensazione che a livello familiare, perché comunque il 10 di pentacoli è proprio la famiglia allargata, quindi con padre, madre, nonni, zii, cugini, figli di lei, figli di lui, insomma. Ed è una carta di forte compimento e forte appagamento. Quindi guardate, potrebbe anche essere per qualcuno che a livello relazionale ci sia una sorta di riavvicinamento con qualche fratello o cugino che non si vede da tanto tempo. Potrebbe anche essere un'amicizia, ma siccome abbiamo questo fante di pentacoli, ho più la sensazione che sia come un fratello o un cugino, che potrebbe anche, vi dirò, arrivare per non andarsene più. Ho come questa sensazione. Me lo scriverete poi sui commenti. Terminiamo poi la linea con questo 6 di spade al contrario e lì lo sento un po' legato a questo 9 di bastoni, perché ragazzi qui c'è da fare un lavoro a livello mentale. Il 6 di spade è una carta ehm, che parla normalmente di qualche questione un po' pesante, un po' problematica legata al modo di pensare o letteralmente alla famiglia. Quindi ho come la sensazione che ci sia proprio la necessità di lasciarsi indietro delle cose. Ricordo che avete l'appeso. Nel momento in cui riuscirete a vedere le cose da un altro punto di vista, quindi ad abbassare queste difese, quello che abbiamo detto prima, insomma, è come se mollando un po' la presa, certi problemi, certe questioni vi fossero più chiare e riusciste meglio a lasciarle indietro. Andiamo a vedere la sezione del lavoro e dell'economia. Allora, abbiamo un 4 di coppe, la carta del matto, la carta della luna, l'asso di bastoni e il carro. Lo metto qui. Scusate un attimo. Ok, così si vede meglio. Dunque, ragazzi, devo dire che... Ah, scusate, torno un attimo indietro. Non ho parlato dei single. Se siete single, ragazzi, ho come la sensazione che potrebbe esserci una persona che, con questo 6 di coppe, che potrebbe arrivare dal passato. Tendenzialmente è una persona con la quale non c'è stata una relazione intima di tipo fisico, però sì che c'è stata un'unione a livello animico, ovvero è una persona che conoscete già molto probabilmente, con la quale siete stati molto legati affettivamente nel passato. Non dico che nasca necessariamente una relazione romantica, proprio perché comunque voi avete queste due carte che vi fanno un po' tirare indietro, vi fanno un po' essere, diciamo, in modalità protezione, però comunque se piano piano lasciate perdere certe idee di questo 6 di spade, andiamo poi a vedere adesso man mano che terminiamo, però potrebbe potenzialmente nascere una relazione interessante, perlomeno una bellissima e profonda e pulita, mi verrebbe da dire, amicizia. Ok, ritorniamo al mondo del lavoro. Allora, 4 di coppe matto e la luna al contrario, ragazzi. Dunque, il 4 di coppe, ho come la sensazione che ci sia qualche cosa della vostra situazione o lavorativa o economica che voi non state prendendo in considerazione. Allora, potrebbe essere, visto che qui anche comunque c'è un 10 di pentacoli, ehm, che sia una questione legata a delle eredità, dei possedimenti di famiglia.
Sì, perché ho proprio la sensazione che qui ci sia qualche cosa con questo 4 di coppe che voi non vedete. Non dico che di cui siate all'oscuro, però siete voi che magari non prendete in considerazione o non sapete qualche cosa a livello di famiglia, a livello di eredità, a livello di magari possedimenti o investimenti. E vi dirò che se qui state iniziando con la nuova azienda, impresa, con un vostro familiare, come vi avevo accennato, devo dirvi che la vedo molto, come vi posso dire, genuina come intenzione, come proposta. E vi dico questo perché c'è comunque il matto, che è una carta di forte propulsione energetica, è una spinta in avanti, è una carta di nuovi inizi ed è una carta comunque che parla di, come vi posso dire, di purezza d'animo. Guardate, qui avete due carte che mi dicono che il prossimo semestre sarete molto leggeri a livello di cuore. A livello di cuore non intendo a livello di amore di coppia, a livello di cuore come organo fisico, come quarto chakra, ok? Quindi è il chakra dell'amore, del dare, dell'apertura verso gli altri. Guardatevi i video sui chakra, sono nella playlist. La luna però devo dire che forse sarà, diciamo, quella che più vi porterà verso la contrazione, nel senso che proprio per questo 6 di spade potrebbero esserci dei pensieri, delle preoccupazioni o, ripeto, anche delle questioni legate al passato, che vi potrebbero preoccupare a livello magari economico, magari a livello di espansione, perché ho come la sensazione che questo nuovo inizio ci sarà, ma bisognerà poi portare un attimino di pazienza perché le cose probabilmente non verranno subito. Ah, avete anche il bagatto qui, le due carte d'inizio. Non fatevi prendere troppo la testa dal fatto che il risultato non è immediato, perché come in ogni cosa il risultato ci mette un po' ad arrivare. Per le nuove imprese, per le nuove aziende, normalmente si fa, diciamo, il bilancio dopo un anno di attività, per cui se dovete iniziare qualche cosa, ragazzi, tenete presente che dovete avere un polmone monetario per riuscire a vivere solo con quel polmone per almeno i primi 6 mesi, perché durante i primi 6 mesi sono solo investimenti nelle nuove attività. Sì, si inizia a guadagnare, ma si va solo a coprire gli investimenti. C'è un ricavo, ma non c'è un guadagno. Vabbè, poi sicuramente lo sapete perché se avete iniziato una nuova attività avrete ben sentito il commercialista o insomma un esperto, ecco. Diciamo che con questo re di bastoni al contrario, sì, vi sento un po' appunto, probabilmente perché siete preoccupati, vi sento un po' in difficoltà su come poter gestire le vostre risorse, sia che siano risorse economiche, sia che siano risorse magari di tempo. Però ripeto, avete un 2 di spade e un asso di spade. Qui la questione è di lasciarvi indietro qualche cosa. L'asso di spade può essere o una comunicazione che avete bisogno di fare, magari mettere in chiaro certe cose, sapete, no? Ricalibrare i compromessi che ci diceva questo 2 di coppe. Oppure potrebbe essere, visto che comunque qui abbiamo anche un 2 di spade, che è una carta che parla di bivio, potrebbe essere necessario dover lasciare indietro qualcuno o qualcosa. E parlo a livello lavorativo, eh? Magari se l'attività è qualcosa in più, quella che deve nascere rispetto a quello che già avete, cercate di capire insomma a che cosa dare più energia, perché con questo re di bastoni al contrario si fa un po' fatica a gestire l'energia. Ok, ultima linea e quindi consigli finali. Abbiamo il carro, 5 di coppe, un 3 di pentacoli, un 5 di spade e il mago nuovamente. Wow! Wow! Dunque, ragazzi, mm, la prima cosa che ho da dirvi è di organizzare meglio tutti gli spostamenti che dovete fare. Perché con la carta del carro, con il re di bastoni al contrario, con questo 6 di spade al contrario, è necessario
distribuire bene le risorse per riuscire a organizzare viaggi e spostamenti o cambiamenti più in generale in modo accurato, ok? Mm, Ho come la sensazione che ci sia qualche cosa inerente a uno spostamento, a un viaggio potrebbe essere, perché anche qui abbiamo una carta di viaggio. Per il resto, quello che vi consigliano le carte è di, ehm, come vi posso dire, frequentare il vostro giro di amicizie, parlare, confrontarvi, ehm, ed eventualmente anche cercare delle collaborazioni, perché è proprio quello che vi porterà a fare questo lavoro a livello spirituale, quindi a capire quando e come abbassare le difese protettive. Tenete presente che comunque avete un 5 di spade. Fate attenzione, cercate di vedere sempre tutti gli aspetti delle questioni, delle relazioni o delle situazioni, perché il 5 di spade è una carta che parla e di confusione mentale e di condizionamenti. Mm? Quindi fate attenzione a... Sì, ascoltate i consigli degli altri, ma non fatevi condizionare troppo, ok? Diciamo che poi avete di nuovo il mago che si ripete e qui sento inizi, ragazzi, nuovi inizi, ma non è solo un nuovo inizio da un punto di vista ipotesi affettivo, come vi avevo detto, potrebbe nascere una nuova amicizia anche grazie ad una collaborazione, vi dirò. Per molte persone potrebbe essere un collaboratore che si rivede dopo tanto tempo e con il quale o la quale inizia un'unione di anime più che un'unione a livello romantico. Ma ripeto, siete un po' voi che tirate indietro se siete single. Se fosse una questione lavorativa, come vi ho detto, è la stessa cosa, avete un asso anche qui, avete due volte il mago, avete comunque questa carta di bagatto, avete una carta di conclusione di compimenti, quindi ragazzi si tratta di capire dove focalizzare l'energia, perché le risorse a livello monetario secondo me le avete, anzi non siete neanche consapevoli di averli, vi dirò. Ho come la sensazione che se doveste andare a chiedere aiuto ad un vostro familiare sarebbe ben contento o contenta di aiutarvi, sia a livello economico che a livello pratico. In questo, sempre se doveste iniziare questa nuova impresa, appunto a livello familiare eh, o magari per qualcuno, ragazzi, il fatto che ci sia due volte il mago e il matto mi potrebbe parlare della vostra scelta di diventare autonomi. Perché giustamente quando si è dipendenti si fa quello che si dice, che è quello che ci dicono, quello che dicono i nostri superiori piuttosto che il capo. Però quando si è autonomi, siamo noi che dobbiamo stabilire i paletti. Siamo noi che dobbiamo capire con chi possiamo essere elastici perché magari è un buon cliente, ci può dare anche dei lavori più avanti, oppure capire con quali clienti non è necessario, diciamo, scendere a compromessi perché sono clienti, mhmm, perdonatemi il termine, di bassa qualità. Magari sono clienti drenanti che chiedono un sacco di informazioni e poi potenzialmente potrebbero anche non acquistare o son clienti problematici, diciamo, no, e quindi è un po' il capire con chi abbassare le difese oppure no, sarà, diciamo, il life motive di questa seconda parte del 2023. Ma così come sul lavoro, io sento anche per quello che riguarda la sfera familiare, eh. Mm. Ragazzi, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Tutto sommato è un buon periodo. Per quello che riguarda la salute, io non ne parlo mai, però un accenno mi sembra giusto farlo. Ehm, allora, reni, fate attenzione ai reni, cercate di bere molto. E tutto quello che riguarda il primo chakra. Quindi andate a vedervi i video sui chakra per non stare qui a ripetere tutto, però potenzialmente tutto quello che riguarda le gambe, colon, piedi, anche e a livello di alimentazione sono le proteine animali. Ok, andiamo a vedere un oracolo, grazie.
E poi andiamo a vedere anche una meditazione. Wow, carta numero 46, rigenerazione. Ma infatti avete due volte la carta del bagatto e il matto. C'è tanta energia in questa seconda parte del 2023, ragazzi. E qui sento appunto che trasformerete il vostro modo di vedere le cose e di porvi anche nei confronti degli altri. Andiamo a vedere ancora una meditazione, grazie. Non nascondere la tua luce, il tuo amore e la tua gioia. Consenti a queste tue molteplici sfaccettature di risplendere. Dai il tuo contributo per far di questo mondo un posto migliore e per portare il regno dei cieli qua giù in terra. Perché non cominciare ora? La felicità non è qualcosa da ricavare dalla vita, ma la naturale conseguenza del dare alla vita il meglio di te. Bellissima. Cari amici del Toro, spero che abbia ispirato anche voi questa carta, soprattutto spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare il prossimo semestre. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, qualsiasi tipo di supporto per me è importante e io di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale, che mettono like, che lasciano le donazioni, tutti gli abbonati. Grazie davvero a tutti quanti. Io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!